Buondì! Oggi partiamo da qui. Vi raccontiamo tutto su come usiamo il trattore e i mezzi meccanici nell'orto. Per tantissimi anni abbiamo lavorato nel nostro orto solo ed esclusivamente in maniera manuale, con attrezzi tipo forcavanga, grelinette, broadfork, zapper, rastrelli, chi più ne ha più ne metta. Da un annetto e mezzo a questa parte stiamo meccanizzando leggermente la gestione dell'orto con il trattore, con il nostro Mini Tauro e con una fresetta, una motozappa, sempre cercando di mantenere un'attenzione costante sulla qualità del suolo, il benessere del suolo, scegliendo molto accuratamente che attrezzi usare, come usarli e quando usarli. Dunque adesso dall'alto abbiamo tutte e tre le fasi di lavorazione ben visibili. Qui in mezzo c'è una parcella che non è ancora né stata letamata né stata passata con l'erpice rotante. Questa parcella qui in alto l'abbiamo appena letamata ed è in attesa di essere lavorata con l'erpice, e poi questa qua giù invece era già stata sia letamata che passata con l'erpice quest'autunno. Adesso ci abbiamo passato una fresetta e è pronta per essere seminata con fave e piselli. Allora adesso io monto l'erpice rotante. Monta niente. Leo, ma dov'è il Mini Tauro, scusa? Leo, ma dove è andato il Mini Tauro? Non lo vedo. Abbiamo montato il caricatore frontale sul Mini Tauro, per chi non se ne fosse accorto, Adesso montiamo l'erpice rotante, così andiamo in orto. Ci sarà da fare prima la semina delle fave, che è urgente, approfittiamo di questi 2 giorni bellissimi di sole per seminare fave e piselli. Dopodiché lavoreremo una parcella dell'orto con l'erpice rotante dove metteremo le patate ad aprile, e ultima cosa, col caricatore frontale letameremo un'altra parcella ancora che verrà lavorata in futuro per le prossime coltivazioni, ma adesso vi spieghiamo tutto. Questo sarà il sesto d'impianto delle fave, aiuole da 4 file l'una, da 80 cm circa, camminamento largo, altro blocco da 4 file, 2 aiuole sono circa 200 metri lineari di fave. Facciamo questo piccolo invito con la zappa, così che evitiamo di interrarle ad una, così seminiamo dentro il solco, poi copriamo tutto, pacciamiamo, e così sarà anche per i piselli. Questa parcella qua, come avete visto dall'alto, è una parcella che è stata lavorata quest'autunno con l'erpice rotante, poi è stata passata una motozappa giusto prima di fare questo lavoro qui, lasciata asciugare un giorno al sole, e guardate che terra che c'è. Cioè ci si caccia tutta una mano dentro, guardiamo che meraviglia è questa. Quantità di sostanza organica imbarazzante veramente, quantità di insetti, lombrichi e vita è veramente enorme. Questa lavorazione con l'erpice rotante è la cosa più bella che io abbia mai fatto in questo orto in 10 anni di lavoro. Finora, come vi ha detto Nina, abbiamo fatto tutto manualmente, ma io una terra bella così non l'ho mai avuta. Testimonianza del fatto che a volte, utilizzando l'attrezzo giusto al momento giusto, si ottengono ovviamente dei risultati molto migliori rispetto al lavoro manuale. Non siamo di quelli che demonizzano il lavoro meccanico nell'orto, ma con tantissime accortezze, cioè ovviamente non è buttarci un aratro dentro e farlo saltare per aria tutti gli anni, ma è
in maniera oculata passare l'erpice nel momento giusto della stagione, passare la motozappa nel momento giusto della stagione, poi non toccare più, pacciamare in modo che sia sempre coperta la superficie, cioè tutti accorgimenti per avere un suolo sempre ricco di vita e di materia organica, ma allo stesso tempo il lavoro di 2 persone permette di coltivare tutta questa superficie e anche allevare animali e fare formaggio e fare legna e fare tutto il resto. Qui abbiamo il nostro seme prodotto qui l'anno scorso, fave che avevamo fatto seccare sulla pianta e quindi sono perfette per essere seminate. Noi le conserviamo sotto vuoto e loro tranquillamente non fanno insetti, non hanno buchini. A volte ci è capitato con i legumi conservati secchi, magari solo nei barattoli, che hanno degli insettini che li bucano, invece sotto vuoto si conservano perfettamente. Una cosa che ci tengo sempre a specificare è che questo non è un metodo, non fate come facciamo noi per certi versi, cioè questa è una cosa che noi ci piace specificare sempre, noi sperimentiamo, ogni anno facciamo diverso, sono 10 anni che sperimento cose diverse, modi diversi di toccare il suolo, di seminare, di approcciare, coltivare su aiuole, di fare su terreno piano, diciamo che ho sperimentato veramente di tutto. Sono caduto a volte dentro a delle dinamiche che non hanno mai portato niente di buono, ovvero di credere di star facendo una cosa in particolare, di ricadere in una categoria, in un orto sinergico, in agricoltura rigenerativa, in permacultura, in agroforestazione, tutti questi termini che oggi si sentono. Io non mi sento appartenere a nessuno di questi, non mi piace mai dare un nome a quello che faccio, perché voglio sentirmi libero di fare diverso, voglio sentirmi libero di sperimentare un giorno in un modo, un giorno in un altro, un anno in un modo, un anno in un altro. Quindi questo non è un metodo che corrisponde a delle linee guida di nessun genere. Noi facciamo come ci sentiamo, come ci viene dal cuore, come quello che secondo noi questa terra, questo luogo, con questo clima, con questo tipo di suolo e di precipitazioni eccetera eccetera, sentiamo che questa è la cosa migliore da fare in questo ambiente con questi requisiti. La nostra priorità nel coltivare, ma devo dire un po' in tutti gli aspetti della vita e di tutte delle attività agricole che facciamo qua in Cascina, è sempre quella di tendere a un equilibrio, di andare verso un equilibrio. Nel caso dell'agricoltura ha a che fare col dare e avere, no? Cioè noi siamo sempre molto attenti a dare al suolo tutto ciò di cui necessita nel miglior modo possibile. Materia organica, acqua, attenzione durante le lavorazioni. Allo stesso tempo ci interessa anche raccogliere, perché ovviamente si coltiva per quello, no? Per poter avere un raccolto. Il nostro intento è sempre quello di raggiungere, insomma, che ci sia un equilibrio tra il dare e avere, il dare risorse da parte nostra e il raccogliere qualcosa da questo ecosistema, che è un ecosistema circolare in cui un'attività, tutto ciò che comporta un'attività è strettamente connesso a un'altra. L'allevamento è strettamente connesso all'agricoltura per la produzione di materia organica e tanto altro, il tutto che sia il più possibile sempre equilibrato. Anche per questo ci teniamo a specificare che non seguiamo un metodo particolare, perché ci rendiamo conto che le esigenze di questo ecosistema cambiano, perché ci sono 1000 fattori che sono variabili, e quindi si può dire che cerchiamo di ascoltare man mano, di volta in volta, quali sono le esigenze del suolo in questo caso e di rispondere in una maniera adeguata. Insomma, andiamo dietro alle esigenze dell'ecosistema che abitiamo, cercando sempre di tendere ad un equilibrio.
Ci tenevo ancora a dire due cose. La prima è che comunque, nonostante che ci siano oggi delle parti di questo lavoro che noi facciamo in maniera meccanica, le operazioni manuali sono sempre comunque tante all'interno di un orto, perché sono indispensabili e fondamentali. Un'altra cosa è, ci teniamo a specificare questa cosa del non appartenere a nessuna di queste, diciamo, categorie che si sono venute a creare oggi di agricoltura, diciamo, moderna, no? Perché non vogliamo rischiare di cadere in questa dinamica del sentirsi poi superiori a qualcun altro perché qualcuno fa diverso. Noi veramente tifiamo all'ennesima potenza per ognuno faccia come vuole, come si sente, come è meglio per sé, sperimenti, poi ci sono metodi che andranno meglio, andranno peggio in determinati luoghi, ognuno valuti poi in base al risultato che ottiene, ma noi in nessun modo ci sentiamo di credere che il nostro metodo sia migliore di qualcun altro oppure che sia quello giusto. Noi semplicemente ci concediamo la sperimentazione a 360 gradi. Finita la semina di fave 2026, adesso preghiamo. Dunque, la prima parcella è stata completata con tutte le lavorazioni e la semina delle fave. Adesso in questi giorni semineremo anche i piselli. Il secondo passaggio adesso è lavorare con l'erpice rotante questo pezzo qui che abbiamo letamato nei giorni scorsi. Ok, allora il giorno dopo, ieri abbiamo lavorato tutto questo pezzo con l'erpice rotante, come avete visto, e adesso mentre Leo lavava la stalla io ho pacciamato dove abbiamo seminato le fave.
Quindi questo è il risultato finito dopo la semina, in questo caso delle fave, ma di qualsiasi altra cosa. Abbiamo fatto uno strato di pacciamatura ma molto leggero, in maniera che i germogli riescano ad uscire facilmente senza tribolare. Abbiamo deciso quest'anno di fare così, fare uno strato leggero e poi, se è il caso, eventualmente aggiungere in un secondo momento. E la stessa cosa verrà fatta più o meno dopo ogni semina, quindi anche nel pezzo che abbiamo lavorato per le patate semineremo le patate, poi faremo una pacciamatura. In questo modo avremo un suolo ben lavorato ma allo stesso tempo coperto, in maniera che non si bruci al sole, che mantenga umidità e insomma anche per raggiungere materia organica. La terra è abbastanza a posto, ancora leggermente umida rispetto a quello che potrebbe essere per passare questo erpice, però bisogna anche un po' fare i conti con la stagione. Quest'anno sta piovendo tanto, ha nevicato tanto, danno altra pioggia nei prossimi giorni. Abbiamo preso questa finestra di 3-4 giorni di sole, abbiamo approfittato per fare sto lavoro. È rimasto un ottimo lavoro. Ovviamente, come avete visto, l'erpice rotante non rivolta il suolo, non miscela gli strati sottosopra, ma semplicemente lo miscela così in orizzontale e lascia una terra veramente bellissima. Adesso vi faremo vedere queste ultime immagini nelle quali si vedrà l'ultima lavorazione, ovvero quella di letamare una parcella ancora da essere lavorata. Sono contento di questa 3 giorni di orto, gli abbiamo dato un bel colpo a fine febbraio. Adesso, se piove di nuovo un po', nei primi di marzo noi ci siamo riportati abbastanza in bolla con i tempi di lavorazione, vero? Sì. Nina, vai a mangiare qualcosa, va che sei un po' stanchina, Vado a girare il formaggio. Brava, e fai un raccolto di spinaci? Io sì, vado c'è avanti un raccolto di spinaci, abbiamo gli spinaci che sono una meraviglia, questo è il momento che sono più belli, però che cominciano anche a montare.